Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi, bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche gli altri episodi dell'update finanziario, in cui a ogni inizio mese vado ad aggiornare i fogli Excel, e anche la nuova serie di video aggiornamenti settimanali del portafoglio in 60 secondi, nonché le anteprime del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 54esimo episodio andremo a fare il confronto tra altri ETP, in questo format chiamato ETF Fight. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita e o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, iniziamo il confronto. Per prima cosa andiamo sul nostro motore di ricerca e digitiamo la parola JustETF. Se non lo avete ancora fatto potete crearvi un account in quanto è gratuito. Potete andare a recuperare la puntata 11 e 17 in cui parlavo in particolare del sito. Come avete visto ci siamo spostati nella parte di ricerca ETF. Continuiamo quindi il confronto tra l'Unione Europea e il famoso indice Standard & Poor's 500. Innanzitutto andiamo ad applicare i filtri per scremare la ricerca. Io ve lo ribadisco ogni volta, questi sono i filtri che ho deciso di utilizzare per questo video. Voi ovviamente inserite quelli di vostro gradimento e secondo la vostra filosofia di investimento, ok? Quindi in questo caso andiamo a selezionare l'ETF europeo, quindi su Europa, nessun settore, nessuna strategia azionaria e nessun tema. Per quanto riguarda l'età, che esiste almeno da un anno questo ETF, utilizzo dei profitti ad accumulazione, dimensione del fondo un ETF un pochettino grandi per stare tranquilli. Per quanto riguarda la modalità di replica, solito replica totale e a campionamento. Ci spostiamo poi sotto con nessuna copertura valutaria. Soprattutto è importante che sia quotata sul sito di Borsa Italiana perché poi tra poco andremo a fare l'acquisto. Adesso avete visto che ci sono un numero abbastanza elevato di ETF, però come al solito andiamo a scremare per l'indice di riferimento. L'altra volta abbiamo visto l'Eurostoxx, oggi scegliamo il FTSE dei paesi sviluppati. In questo caso ci viene facile perché è rimasto solo quello di Vanguard. Eccolo qui, ci spostiamo poi qui confronta, perché poi andremo a confrontarlo con lo Standard & Poor's 500 di Spider. Quindi adesso ci spostiamo, torniamo indietro nella parte di ricerca ETF, cancelliamo tutti i filtri, perfetto, per facilitarci scusate, la ricerca mettiamo Standard & Poor's 500 per ridurre già il numero di ETF, come al solito azione, per quanto riguarda il paese ovviamente Stati Uniti, nessun settore. Se avete già visto anche lo scorso video potete anche saltare questa parte, comunque anche per chi non l'aveva visto vi faccio vedere nessun settore, nessun tema di investimento eccetera, esiste da almeno da un anno, parliamo di ETF ad accumulo superiore ai 500 milioni, replica totale, senza copertura valutaria e quotato su borsa italiana. Abbiamo utilizzato spesso quello di iShares, quindi come avete visto selezioniamo quello di Spider. Una volta selezionato andiamo qui in alto a destra, confronta in dettaglio la selezione. L'ETF di Vanguard replica l'indice
FTSE Developed Europe con titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati europei, quindi dell'area euro, cioè che utilizzano l'euro come moneta, ma anche alcuni paesi che non utilizzano l'euro ma fanno parte dell'Unione Europea. E ovviamente come confronto abbiamo sempre lo Standard Poor's 500. Per quanto riguarda il rendimento, diamo un'occhiata veloce. Sul lungo periodo abbiamo visto un sorpasso forse per la prima volta dell'ETF europeo, infatti ci attestiamo quasi un 53% contro un 52%. Da inizio anno sta facendo decisamente meglio l'Unione Europea. A 5 anni per adesso non abbiamo dati, neanche a 3. A un anno, quindi a febbraio 2025, lo sta battendo decisamente con un 17% e anche nei time frame più piccolini lo Standard Poor's sta sottoperformando decisamente. Per quanto riguarda la grandezza degli ETF, sono entrambi ETF molto grandi, anche se ovviamente lo Standard Poor's è più capitalizzato. A livello di TER è decisamente più basso quello sullo Standard Poor's 500. Entrambi stiamo parlando di ETF a replica fisica, senza copertura valutaria. Qui potete trovare delle informazioni importanti riguardo la scheda informativa, il KID e le varie relazioni. Se ci spostiamo sotto, lo Standard Poor's lo conoscete già molto bene, diciamo che l'ETF europeo è come se fosse uno standard, diciamo le 500 aziende più capitalizzate d'Europa. Qui sotto avete le partecipazioni delle prime 10 aziende, sia per quanto riguarda lo Standard Poor's che il Vanguard. Interessante vedere per l'Europa che abbiamo un circa 20% sul Regno Unito, seguito da Svizzera, Germania, Francia e altri paesi. Per quanto riguarda i settori, l'Europa la fa da padrone la finanza e l'industria, e come di consueto nello Standard Poor's abbiamo la tecnologia seguita dalla finanza. Ci spostiamo poi sotto con altre interessanti informazioni riguardo il rendimento, il rischio e come detto in precedenza l'importante è che sia quotato su borsa italiana in quanto adesso ci spostiamo per effettuare l'acquisto. Bene, dopo questa breve introduzione sul sito di JustETF, che è già un sito molto completo, ci siamo spostati sul sito di Borsa Italiana. Vi ricordo che alla puntata 17 potete recuperarvi una breve introduzione che ho fatto. Per velocizzare questo passaggio ho già acquistato i due ETF, comunque basta che andate su, una volta registrati e logati, andate su borsa virtuale. Eccoci qui, avete fatto il simbolino più e seguite i passaggi che avete visto anche nei video precedenti. Questo è il nuovo portafoglio che ho creato, Europa contro Standard Poor's 500 parte 2. Andiamo a vedere un attimo la composizione che è appunto composta dai nostri due ETF. Anche il sito di Borsa Italiana è un sito già molto completo, però per avere un ulteriore confronto tra tutti gli ETF acquistati ho creato un file Excel dedicato per tutti i vari acquisti. Prima di passare al file Excel vi ricordo che su Borsa Italiana potete acquistare azioni, i vari fondi bancari, obbligazioni, titoli di Stato, certificati e così via. Bene, adesso ci spostiamo sul nostro file Excel. Eccoci qui sul nostro file Excel che ho creato per gestire l'andamento di tutti i vari ETF acquistati. Come potete vedere dal monitor sto girando il video il 12 di febbraio. Qui ho già inserito i valori dei due ETF acquistati e prima di andare a vedere la classifica aggiornata andiamo a vedere un'ultima puntata per commentare assieme i valori. Nella scorsa puntata abbiamo visto Standard Poor's 500 contro mondo parte 4, oggi vediamo la parte 5. In questa puntata si fronteggiavano ovviamente lo Standard Poor's 500 di iShares contro lo Spider MSCI All Country World, scusate, IMI, quindi l'ETF mondo con il numero di titoli maggiori. Per il mese di febbraio ho già inserito i valori e come potete vedere lo Standard Poor's sta performando peggio con un rendimento del 2,64%. Si sta comportando molto bene le IMI con un 6,88% di rendimento, che diciamo è un po' l'andamento di questi ultimi mesi a questa parte.
Bene, ora ci spostiamo nella parte di classifica per fare un aggiornamento di tutti i vari ETF. Eccoci qui nella parte di classifica generale. Qui ho già inserito tutti i vari valori aggiornati al 12 di febbraio. Questa qua diciamo era la classifica, i 3 ETF che erano in prima, seconda e terza posizione. Vedete che sono cambiate molte cose, quindi adesso aggiorniamo anche i colori, quindi qui mettiamo nessun riempimento e aggiorniamo questi nuovi 3 ETF. Andiamo a fare un breve commento su tutte le puntate. Per quanto riguarda la puntata Nasdaq 100 contro Nasdaq 100 in leva 2, ovviamente sta performando meglio il Nasdaq 100 in leva 2, anche se rispetto al mese di gennaio sono calati entrambi. Abbiamo poi la puntata iShares contro Spider che vedete qui. Lo Spider Mondo si sta comportando meglio dell'ETF Core di iShares. Per quanto riguarda l'All Country World, anche qui in questo caso quelli di Spider stanno performando meglio quelli di iShares. Abbiamo un pareggio per quanto riguarda le IMI e l'All Country World classico. Puntata poi Vanguard contro Xtrackers, in questo caso i due di Vanguard si stanno comportando meglio rispetto all'ETF Mondo Core di Xtrackers. Puntata HSBC contro Invesco, anche loro rispetto al mese precedente sono in calo, però si sta comportando meglio sempre l'ETF di Invesco. Accumulo contro distribuzione, ovviamente l'ETF d'accumulo sta performando meglio rispetto a quello a distribuzione. Interessanti, poi molto interessanti come sempre a mio modo di vedere, le puntate ETF attivi contro ETF passivi. Puntata numero 1 JP Morgan contro l'SVDA. Il JP Morgan ha recuperato rispetto al mese precedente, si è avvicinato molto per quanto riguarda l'SVDA, che si è comportato peggio, infatti vedete che è calato fino a 4,98, quindi un bel testa a testa. Puntata numero 2, l'ETF attivo di Invesco si attesta al 21,87%, quindi stabilmente riesce a battere l'SVDA che si attesta a un 18,43%. In questo calo di mercati gli ETF attivi, come abbiamo visto, si stanno comportando meglio, è già il secondo. Puntata numero 3, Vanguard Life Strategy 80 azionario, 20% obbligazionario. Sono entrambi in calo e in questo caso l'SVDA la sta facendo da padrone. Abbiamo poi l'Xtracker Portfolio, che è un ETF attivo di Xtrackers e sistematicamente sta facendo peggio rispetto all'SVDA, anche se rispetto al mese precedente ha recuperato non poco, in quanto l'ETF attivo di Xtrackers si sta apprezzando, mentre l'SVDA no. Abbiamo poi le puntate Standard & Poor's 500 contro Mondo, in questo caso contro l'SVDA acquistato per la sesta volta, e abbiamo un deciso sorpasso dell'SVDA, infatti di circa 2 punti percentuali. Il Vanguard FTSE All World anche in questo caso sta battendo lo Standard Poor's 500. Lo Standard Poor's 500 acquistato per la terza volta sta facendo peggio del Vanguard dei paesi sviluppati. Anche nel quarto acquisto, come potete vedere, l'All Country World di Spider sta performando molto meglio, quasi 10 punti percentuali. Standard Poor's 500 acquistato per la quinta volta, anche in questo caso ha avuto una bella botta perché è passato dal 18 all'8%, mentre lo Spider All Country World IMI si è ridotto, però attestiamoci al 22%. L'ultima puntata, anche in questo caso addirittura lo Standard Poor's 500 è ritornato in territorio negativo, meno 3,22%, mentre il mondo, escluso gli Stati Uniti, sta performando decisamente bene con un rendimento del 38,40%. Ovviamente vi ricordo che questo rendimento è calcolato con la formula del TIR. Passiamo poi alle puntate Europa contro Stati Uniti. Partito molto forte l'Xtracker Eurostock 50, ci attestiamo a un 46% di rendimento medio anno, e anche lo Standard & Poor's si sta comportando bene, anche se decisamente in calo. Questa è l'ultima puntata che ho fatto
con i 3 ETF che hanno performato meglio nel 2025, quindi stiamo parlando di Corea, Sudafrica e Messico. Vedremo quindi se anche nel 2026 performeranno bene, infatti hanno cominciato forte. Ovviamente la formula del rendimento medio anno va vista nel lungo periodo, però ovviamente devo pure cominciare a raccogliere i dati da qualche parte, infatti abbiamo un rendimento medio anno del circa 500%, Sudafrica 60% circa e Xtracker Messico 210% circa. Comunque sono partiti molto forti, infatti se andate a vedere i vari indici anche in autonomia. Bene, per quanto riguarda la classifica generale, ai primi 3 posti abbiamo Corea, Messico e Sudafrica. Ovviamente credo che questo nel lungo periodo non sia sostenibile, però è interessante vedere anche che l'Europa e il mondo, escluso gli Stati Uniti, sta performando bene. I miei 2 ETF sul Nasdaq sono leggermente arretrati, infatti per la prima volta forse non l'ho mai visto così in basso il Nasdaq 100 in leva 2 con un rendimento medio anno del 32% e il Nasdaq 100 semplice intorno al 18% circa. Vedremo quindi con il passare dei mesi se l'America riuscirà a recuperare questo gap con l'Europa e i vari paesi emergenti oppure se questa forbice aumenterà sempre di più. Bene, possiamo salvare? Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Ogni volta che farò una nuova puntata di ETF Fight andremo a vedere l'andamento degli ETF delle puntate precedenti. Se avete domande riguardo questa o una delle scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!